quasi impossibile ritrovare il regista Kiyoshi Kurosawa del film Cure in Cloud, questo film del 2024 che racconta la vicenda più che altro legata all'aspetto lavorativo, al fare soldi di questo giovane giapponese che si trasferisce da Tokyo in una casa isolata in campagna che usa anche come magazzino per fare rivendita, quello che noi chiamiamo più semplicemente dropshipping. Quindi compra dei prodotti e li rivende sul web a 10 volte il prezzo a cui li ha comprati. Però sembra di capire che sia più il dark web, non si capisce neanche come promuova questo sito, cioè lui semplicemente fa delle foto dei prodotti e poi li carica sul web, dopodiché aspetta davanti allo schermo che le cose si vendano. Magari fosse così, sarebbe una pacchia. E poi da lì viene fuori una specie di thriller, diciamo, violento. Anche questo paese in cui si trasferisce, la periferia di Tokyo, risulta inospitale e la polizia è pronta a indagare se i suoi prodotti sono legali oppure no. Che dire, è un film brutto, che a un certo punto mi ha sorpreso per la sua banalità. Sembra proprio un film di ragazzini, fatto da ragazzini, molto infantile, che poi vira sulla violenza e su tutti i cliché del cinema americano, fatto male però, fatto in maniera amatoriale, in maniera poco convincente. Non si capisce se il regista voglia dare questa cifra di questi personaggi senza anima, raggelati, che recitano quasi come dei robot. E sicuramente la vuole dare perché siamo nell'era di internet e c'è tutto un discorso sulla perdita di realtà tra violenza dei videogiochi e violenza della vita reale. Ma Kurosawa non riesce a farlo assolutamente, non ci sono chiavi che lasciano decifrare dei messaggi. Io mi aspettavo appunto che la storia si evolvesse verso un qualcosa di misterioso, verso delle rivelazioni, come nel bellissimo Cure o Cure, a seconda di come si vuole pronunciare. E qui invece il film procede in maniera stanca con questi personaggi per niente convincenti, compreso il protagonista con cui non si crea nessuna empatia. E poi procede ancora verso tutte quelle banalità del cinema violento, del cinema di vendetta, del cinema americano, ma senza fondamentalmente inventare niente di particolare, anzi girando il film in una maniera piuttosto sciatta. Sì, c'è il ritmo, ci sono le atmosfere in parte di Cure e di altri film del regista, ma qui la storia proprio stronca il film in maniera totale, è una storia che anche nelle svolte di dialogo, nei dialoghi si rivela totalmente attendibile, ripeto, sembra scritta da un ragazzino che si vuole divertire a fare un film di vendetta così, e lo fa, ma lo fa in una maniera, cioè si presentano questi personaggi pronti a vendicarsi e dicono delle cose che risultano ridicoli, quindi insomma è un film da evitare, è un film strano dove non si ritrova nulla della genialità di Cure, e non so cosa volesse fare qui Kurosawa.
e non so, è un film che proprio è scritto proprio male, cioè nel senso si vede che queste situazioni non sono state vissute e sono state inventate nella maniera più infantile, più banale possibile. Alla fine c'è una scena di pistolettate, di sparatoria che dura forse 20 minuti, una delle poche scene di sparatoria in cui dei personaggi vengono in cui appunto i personaggi si devono salvare la vita, ma la scena annoia comunque, a testimonianza del fatto che di questo protagonista non ci interessa nulla, cioè non si crea nessuna empatia. eh, e poi il suo assistente veramente spunta fuori dal nulla in modo ridicolo, un ragazzino con la pistola che spara e ammazza. Sì, mi aspettavo che ci fosse appunto un gancio con un mondo di internet svuotato di emozioni, di sentimenti, questi ragazzi ridotti a robot. Ridicola anche la svolta finale della pseudo fidanzata del protagonista, che non sto qui a rivelare per chi volesse avere l'ardire di vedere questo film. E invece non c'è nessun gancio intellettuale col fatto di internet, con un mondo raggelato dove non c'è più la differenza tra lo sparare e ammazzare in un videogioco e lo sparare e ammazzare nella realtà. Se il regista voleva far passare questo in questo modo, veramente si doveva rimboccare le maniche molto di più, si doveva dar da fare molto di più, perché non basta questo assolutamente a creare questo collegamento e a parlare di questo tema importante di cui io qui non trovo traccia. Quindi insomma il film è una delusione, perché dopo aver visto un grandissimo film come Cure, è curiosa la carriera, ecco, concludo con questo concetto, dei registi che operano all'interno dell'industria cinematografica. In questo caso questo film è talmente indipendente che sembra quasi fatto con un budget, insomma questo film si fa tranquillamente con un budget piccolissimo, perché c'è veramente poca roba per avere un costo. Però ecco, è curiosa la carriera soprattutto dei registi ancora più dentro l'industria, quindi che operano proprio nel mainstream, quello più famoso. Sembra avere a che fare con personalità diverse, quindi sembra veramente che l'ispirazione artistica di un regista si possa perdere improvvisamente da un film all'altro, senza ritrovare nulla della sua poetica, della sua arte. Questo va bene, io penso di comprendere perché succede, perché le condizioni poi per fare un film dove la noiosissima ossessione del budget, dei soldi, degli attori ruota per diversi anni attorno a un progetto fino a distruggerlo, o comunque certi film hanno le condizioni per essere fatti, certi altri film invece non ci sono le condizioni, vengono proposte delle cose così a caso. È successo anche a Fellini, il più grande regista della storia del cinema, che alla fine della sua carriera ha fatto 2 o 3 film effettivamente brutti, e è difficile salvarsi da questo girotondo dell'industria cinematografica quando tu ci sei dentro. In effetti, ricollegandomi sempre alla filmografia di Fellini, lui racconta benissimo questo grande equivoco del cinema in 8 e mezzo. Dopodiché, se vogliamo, la sua carriera ha incominciato piano piano a planare, a scendere, anche se ha avuto dei picchi immensi. Però ecco, in quel film là
si raccontano tutte queste contraddizioni, tutte queste assurdità dell'industria cinematografica. Questo per dire che alcuni registi si fa veramente fatica a riconoscerli, ci si chiede perché abbiano fatto quel tipo di film, se siano poi loro stessi oppure se il film non sia stato girato direttamente, non so, dal cameraman e dal direttore della fotografia e lui abbia messo solo la firma, cosa che succede più di quanto si pensa. E, quindi insomma, mentre nella letteratura, nell'arte, nella pittura è difficile un tracollo di ispirazione artistica, una cancellazione della poetica di un grande pittore, di uno scrittore, più o meno la loro opera racconta sempre gli stessi temi. Ovviamente ci sono opere più riuscite, opere meno riuscite, opere non riuscite del tutto, ciambelle col buco, ciambelle uscite senza buco, però essenzialmente si riconosce l'identità. Qui invece nel cinema, nell'industria del cinema, quindi il cinema che si fa mettendosi alla ricerca per 2 o 3 anni del budget, dei soldi, degli attori, della distribuzione, dei ministri, dei direttori televisivi, eccetera, facciamo la coproduzione, facciamo quello, facciamo quell'altro e poi non incassiamo niente, ma abbiamo preso i soldi dei contributi delle persone che pagano le tasse, si fa fatica a riconoscere molto spesso il regista che era quello di quell'altro film, come in questo caso. In questo caso è un caso eclatante, cioè nel senso che da un film bellissimo si passa a questo film davvero brutto, però evidentemente gli elementi del grande equivoco sono questi, cioè essere poi dentro un meccanismo che magari ti fa arrivare e ti fa realizzare dei progetti che non fanno per te o che comunque non andavano realizzati nel tuo percorso di ricerca artistica. Ma a parte questi vaneggiamenti artistici che possono interessare poche persone, questo è un film da evitare secondo me, però non so, io ho letto delle recensioni sulle riviste principali di cinema che gli danno 4 stelle, quindi evidentemente può anche piacere. Io non ci trovo nulla di interessante e per me se proprio dovessi dare una stella appunto sarebbe un film da 1 stella. Peccato perché la filmografia di Kurosawa merita attenzione e sicuramente ha molte cose interessanti e non era il caso magari di scendere a questo livello con questo film.